29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, così chiamato dal nome del quartiere della città in cui sorgeva, si sarebbe dovuta giocare la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. La partita però fu sospesa prima dell'inizio, a causa di una tragedia che provocò la morte di 39 persone, di cui 32 italiane, e il ferimento di altre 600. Ai molti tifosi italiani furono assegnate le tribune delle curve M, N e O, che si trovavano nella curva opposta a quella riservata ai tifosi inglesi. L'UEFA deciderà però di destinare il settore Z ai tifosi neutrali, ovvero a quelli in possesso di biglietto di entrambe le tifoserie che non appartenevano a gruppi organizzati. Altre persone vennero invece posizionate vicino ai supporter neutrali della tribuna Z, accanto a quelle X e Y, occupate dalla tifoseria del Liverpool, rispetto ai quali erano separati solamente da due basse reti metalliche, assolutamente inadeguate per evitare il contatto fra le due aree. Quando nel pomeriggio vengono aperti i cancelli, è subito evidente che un numero decisamente maggiore di tifosi inglesi affolla i settori X e Y. I controlli all'ingresso sono infatti carenti e superficiali, e saranno circa 6.000 i sostenitori inglesi senza biglietto che prenderanno posto nella curva. L'inizio della partita era previsto per le 20:15, ma intorno alle 19:20, gli hooligans inglesi cominciarono a spingersi verso il settore Z, lanciando bottiglie e oggetti, nel tentativo di provocare una reazione nei presenti, scambiati per ultra-juventini. Alla terza carica degli hooligans, le reti di recinzione che separavano la curva dei Reds dal settore Z cedettero, e i pochi poliziotti posti come cordone di separazione non poterono far nulla per impedire l'invasione da parte degli ultra inglesi. In preda al panico, i tifosi del settore Z cercarono di fuggire, ammassandosi nell'angolo più lontano del settore, comprimendosi contro il muro divisorio opposto che di lì a poco cederà, provocando la morte di molte persone. Nella grande calca che venne a crearsi successivamente, in molti furono calpestati dalla folla, nel tentativo di raggiungere un varco aperto verso il campo da gioco. Intanto lo speaker dello stadio e i capitani delle due squadre invitavano alla calma i presenti, senza tuttavia che una parte di coloro che si trovavano allo stadio comprendesse esattamente quanto stava accadendo. Solo dopo più di mezz'ora, un battaglione mobile della polizia belga giunse per ristabilire l'ordine, trovando il campo e gli spalti nel caos più totale, invasi da frange inferocite di tifoseria bianconera in cerca di vendetta. L'assenza nello stadio di un'unità di rianimazione impedirà che ai feriti vengano prestati gli opportuni soccorsi. Sarà un bambino italiano di 10 anni insieme al suo papà, la più giovane vittima di quella sera di follia. Le autorità civili e calcistiche, per motivi di ordine pubblico, temendo che la situazione potesse ulteriormente precipitare, decisero comunque di far giocare la partita, che iniziò con 1 ora e 25 minuti di ritardo, malgrado le squadre di Juventus e Liverpool non volessero disputarla. Il match terminerà con il risultato di 1-0 a favore della Juventus, con il gol realizzato su rigore da Michel Platini. Il campione francese esulterà,
ammettendo poi di non essere stato al corrente di quanto accaduto nel prepartita. In seguito alla tragedia dell'Heysel, l'UEFA deciderà di escludere per 5 anni le squadre inglesi dalle competizioni europee, mentre gli anni di squalifica per il Liverpool saranno 6. La Juventus sarà punita con 2 turni a porte chiuse, e alla Federcalcio belga verrà negata per 10 anni la possibilità di ospitare una finale internazionale.